Il sistema con i paletti e la corda lo utilizziamo quando abbiamo tanti pomodori da legare, perché ci risparmiamo di tagliare una gran quantità di canne, che è un lavorone. Invece così, con la corda, leghiamo le piante di pomodoro con il filo biodegradabile. Abbiamo messo qua un paletto per mettere in tiro la corda. Qui abbiamo fatto un cappio per tirarla. Questo è il filo che utilizziamo per legare i pomodori. È un filo biodegradabile fatto di carta con all'interno l'anima di ferro. Sfemminelliamo. Una volta tagliati i fili a misura, facciamo un nodo semplice che non deve essere scorsoio e quindi tirando non deve stringere il cappio e deve essere abbastanza largo da permettere la crescita del fusto. Una volta legata, avvolgiamo il filo alla pianta di pomodoro. Quando crescerà basterà fare un altro giro intorno alla sommità fino a raggiungere l'altezza massima a cui arriverà la pianta. Questo sistema lo abbiamo collaudato da qualche anno e devo dire funziona molto bene. Il filo, come dicevo, è biodegradabile e se rimane qualche pezzo nell'orto a fine coltivazione non c'è nessun problema perché si disfa e apporta anche il ferro al terreno. Se lo volete acquistare vi lascio il link qui sotto. In alternativa si possono utilizzare le classiche canne, ma con coltivazioni di centinaia di piante il filo è molto più pratico. Abbiamo fatto un semenzaio, qui ci abbiamo messo del mais dolce che io già so che fine farà perché è talmente appetibile che o le ardicole o qualche altro animale ci ringrazierà per la merenda che gli facciamo fare. Ecco qua, questa notte è venuto qualche animaletto e ha fatto danno. Questi erano i semi di girasole, i semi di mais dolce e vabbè, questo dimostra che in campagna nell'orto non è sempre rose e fiori quello che succede. Comunque siamo abituati, pazienza, non c'è problema. Sono tutte bene. Queste sono tutte piante di pomodoro che dovranno andare lì nella piantagione per i pomodori da salsa e per i pomodori pelati. Gli ultimi che abbiamo messo. C'ho un seme e una pianta. A mettere i pomodori nella prima fila che abbiamo preparato nella proda quella grande di 1000 metri quadrati e ogni tanto insieme alle piantine di pomodoro mettiamo anche delle piantine di melanzana perché le melanzane insieme a quelle di pomodoro si fanno ombra l'una con l'altra quando d'estate farà molto caldo. Ecco Bianchina da combattimento. Ah, quindi tra un po' abbiamo i pomodorini. Per dare maggior sostegno alla struttura ci mettiamo al centro una canna che sostiene la corda.
Qui abbiamo preparato una nuova proda di circa 6 metri quadrati e qui ci metteremo delle piantine miste, delle cipolle, del prezzemolo, altre insalatine e queste sono barbabietole rosse. Ho messo le prime 120 piantine, qui ci sono ancora 1, 2, 3, 4, 5 file da sistemare, più quest'altra piccola, ma qui ci andranno altre cose. C'è un sistema di irrigazione a goccia che innaffia automaticamente tutte le 600-700 piantine. Teniamo accesa la pompa per un'ora, anche 2 ore d'estate. È tutto alimentato dal fotovoltaico e quindi il costo è praticamente zero. Abbiamo iniziato a lavorare anche la seconda proda di altri 1000 metri quadrati e qui ci andranno le melanzane, i peperoni, i fagioli, i fagiolini, le zucchine e parecchi altri ortaggi. Raccogliamo un po' di bietolina per fare una zuppetta con i fagioli e il sugo di pomodoro. Allora, ecco il kit per un pranzo in autosufficienza. Allora, qui abbiamo la bietolina, i fagioli che abbiamo tenuto a bagno tutta la notte e li abbiamo lessati, qui abbiamo le ortiche, gli odori, le uova delle nostre galline, la nostra meravigliosa passata che non manca mai. E siccome fa caldo, oggi la stufa a legna non la accendiamo, ma utilizziamo le piastre di induzione che vengono alimentate col fotovoltaico. Ecco qua il nostro pranzetto in autosufficienza. Abbiamo la zuppetta di fagioli, bietolina e passata di pomodoro con i crostini di pane e una frittata con le ortiche. Le olive non mancano mai. Questo pranzetto in autosufficienza è squisito, salutare e principalmente gratuito.